Anche a te piacciono le montagne russe? Allacciamo le cinture e via che si va a fare un giro sulle orecchie. È ufficiale, tu hai bisogno di un po' di distrazione. Non so tu, ma io sono sempre stata affascinata dalle orecchie. Quelle da mercante vedo ti riescono bene. Sono così complesse da disegnare, per non parlare del loro chiaroscuro. Ci sono tante curve, tante salite, discese, rientranze, avvallamenti. Insomma, le prime volte che si disegnano le orecchie, i risultati possono non essere dei migliori. Con questo video tutorial impariamo a organizzare la loro forma irregolare in alcune forme di base. Così facendo non saremo più costretti a nasconderle con i capelli. Non è che i capelli siano più facili, Questi sono i nomi delle parti anatomiche, ma passiamo subito alla pratica. Vediamo lo schema da utilizzare per disegnare delle orecchie dalle proporzioni realistiche. Costruiamolo insieme. Come vedi, io mi sono costruita proprio fisicamente un orecchio per studiarlo nelle sue 3 dimensioni e studiarne in futuro anche il chiaroscuro. Ma vediamo come si disegna in 2D, e cioè su carta. Prima di tutto è meglio chiarire subito una cosa fondamentale. L'orecchio nello spazio occupa questo tipo di area. Lo sottolineo perché molto spesso vedo le orecchie disegnate appiccicate alla testa come se fossero piatte e questo fa sì che tutto il ritratto risulti poco credibile. Le orecchie hanno una loro bellissima tridimensionalità e vediamo di tirarla fuori senza cadere nell'errore del principiante o che abbiamo fatto tutti agli inizi, una cosa più o meno così. Tutti noi, infatti, esperti e non esperti in disegno, in una fase iniziale abbiamo percepito le orecchie come se fossero delle cuffie appiccicate in testa. Se si studia la loro anatomia, invece, ci si accorge che hanno un'inclinazione naturale più o meno di questo tipo, e addirittura molto accentuata nel caso delle famose orecchie a sventola. Sintetizziamo le forme in uno schema. Costruisco una griglia più o meno così, come se fosse quasi un rettangolo inclinato, in questo caso sulla destra, perché disegno un orecchio sul lato sinistro di un profilo. Il lato superiore leggermente più lungo rispetto a quello sottostante. Dopodiché individuo la sua metà e traccio una linea. E poi divido la sua altezza in 3 parti uguali. Infine, a metà altezza rilascia una linea orizzontale. Presto vedrai che ti sarà di grande aiuto. Indicherà la nostra partenza. È qui che comincerai a disegnare l'elice e via via il contorno dell'orecchio, fino ad arrivare al lobo, o lobulo per l'esattezza. E sarà sempre sulla metà che inizierai a disegnare la parte interna dell'elice. Il tubercolo più o meno accentuato e via via continua a rilasciare le linee fondamentali che costruiscono l'orecchio visto di profilo. Queste linee ora le sto marcando in maniera esagerata, come se stessi disegnando un fumetto, perché lo scopo è farti vedere bene la forma dell'orecchio. Ma se dovessimo realizzare un ritratto o volessimo fare un disegno realistico, questi segni dovranno essere leggeri, quasi impercettibili, perché il compito di costruire l'orecchio vero e proprio su carta dovrebbe essere affidato esclusivamente al chiaroscuro. E questo lo vedremo in un tutorial successivo. Ora concentriamoci sulle forme. Tra un po' vediamo anche come si disegnano le orecchie in un viso visto frontalmente. Finisco questo con un tratteggio approssimativo per dare un'idea delle zone che saranno meno esposte alla luce. Disegniamo l'orecchio visto frontalmente e anche in questo caso mi ricordo che l'orecchio non sarà posizionato perfettamente in verticale. Avrà un'inclinazione naturale più o meno così. Molto dipenderà certo dal modello che vorrai disegnare, ma questa è la base dalla quale partire per disegnare infiniti tipi di orecchie. Sto utilizzando lo schema di prima, ovviamente questa volta visto frontalmente, e sfrutto le proiezioni dell'orecchio visto di profilo. E comincio a costruire tenendo conto di tutto quello che ci siamo detti, inclinazione e tridimensionalità. Nel viso la zona destinata alle orecchie l'hai appresa nel video tutorial sullo schema del volto.
Ora devi solo scegliere il paio che più ti piace e realizzarle. Le potrai disegnare senza cadere mai più nei due più grossi tranelli. Il primo le attacchiamo, appiccichiamo troppo alla testa, non dando loro la giusta tridimensionalità. Il secondo le trascuriamo come se fossero quasi inutili o, con furbizia, le nascondiamo con i capelli perché non le sappiamo disegnare. Intanto ho creato un pastrocchio, mi sono distratta e per sbaglio ho utilizzato la gomma di questa matita molto economica. Invece di cancellare mi si è sparsa tutta la grafite. Questa gabbia nella sua semplicità ti aiuta a costruire l'orecchio, il quale per sua natura invece è molto complesso. Ho passato la mia intera giovinezza ad osservare le orecchie. Non sai di quanti tipi ne esistano in giro. La famosa gioventù bruciata, poi dicono a noi. Senza contare poi subito due distinzioni tra quelle che hanno i lobi circolari e quelle che hanno i lobi attaccati direttamente alla testa. Questo schema ben si adatta a tutte e due le tipologie. È chiaro che se le orecchie da disegnare saranno fuori, tra virgolette, standard, allora mi affiderò unicamente alle proporzioni del modello di riferimento. Mettiamo in pratica lo schema, ma questa volta sul profilo. Creo la gabbia, la divido in 6 parti e sono pronta per costruire l'orecchio. Come vedi, il contorno non è un semplice ovale. La mia mano spezza la curva in 6 o 7 parti, più o meno così. Con questo schema, allenandoti, potrai disegnare le orecchie viste da qualsiasi angolazione o prospettiva, anche senza copiare da foto. Con il tempo ti verrà naturale disegnare orecchie senza aiuti di schemi o griglie. Ma se per esempio ti capitasse di avere in mente un'inquadratura particolare, inusuale o non avessi una reference adeguata, il disegno di questa gabbia ti toglierà ogni tipo di incertezza. Avrai un appiglio sul quale costruire. E direi che per il momento è tutto. Adesso perdonami, ma mi è venuta voglia di scegliere un bel paio di orecchie per vedere quali potrebbero essere più adatte per questo volto. Se questo video ti è piaciuto, fammelo sapere o metti un mi piace, così saprò se continuare a fare tutorial. Ciao! Non fare così, a me piace anche con queste orecchie. Anzi, guarda, mi piaci proprio.